Cari amiche, oggi vi presento un nuovo tutorial, uno scialle diverso, sì, punto granny, ma comunque è diverso. Andiamo a lavorare proprio delle righe che si incrociano in questo modo con colori diversi, per cui possiamo utilizzare anche del filato, riciclare del filato. Io ho utilizzato abelia oppure tenerezza o ambedue, che diciamo è la stessa cosa, uno leggermente più fino, ma come vedete non si vede nulla, ma potete lavorare anche con filati che siano diversi tra loro. Basta utilizzare un solo, diciamo, numero di uncinetto. Decidete poi quello, diciamo, il filato che è più grande, se sono dimensioni diverse. Potete scegliere i colori, come vedete io ho scelto il bianco, il grigio, diciamo, un beige e un beige un po' più caldo, un marrone. Insomma, sono andata un pochino a giocare con i colori. Andiamo ad indossarlo in questo modo. Io non l'ho reso tanto grande, su 1,40 m, 1,50 m potete realizzarlo, ma anche meno. E lo vado a indossare proprio in questo modo davanti e risulta, ecco, questo è l'indosso. Molto carino, diverso, ma potete realizzarlo anche con solo due colori. Vedete, si vanno proprio a incrociare. Ecco, andiamo a lavorare sul punto grande, andiamo a lavorarlo in un modo diverso e possiamo fare, diciamo, gli ultimi regalini che stiamo realizzando proprio fatti a mano. Questo è un regalo perfetto, anche riciclare qualche filato. Allora, andiamo a vedere subito i filati da vicino e poi iniziamo il tutorial. Per realizzare questo scialle possiamo realizzarlo con qualsiasi filato. Io ho scelto Abelia unito, ma possiamo scegliere anche il tenerezza che è lo stesso filato, per cui ho scelto il color cammello, il grigio, un bianco lurex, poi ho scelto un marrone e un beige. Voi potete scegliere i colori che preferite, potete insomma anche scegliere solo due colori, potete alternare i colori che preferite perché è facile da realizzare. L'uncinetto è il 4, per cui andiamo subito a lavorare questo fantastico scialle. Allora, però vi dico la composizione che è 100% acrilico, ha il 400 metri, come vi dicevo sono 100 grammi a gomitolo, ma potete anche scegliere sia le confezioni da 500 oppure quelli da 100 grammi. Adesso andiamo subito a realizzare il nostro punto. Allora, iniziamo il progetto con un cerchio magico. Prendiamo il filo, lo faccio girare 2 volte, entro con l'uncinetto e vado a realizzare una catenella in questo modo. Adesso una, due e tre. Adesso aggiungo una catenella perché 3 catenelle corrispondono a un punto. Prendo il filo e vado a lavorare 3 maglie alte. La prima, la seconda e la terza. Non vado a realizzare nessuna catenella di separazione adesso. Di nuovo 3 catenelle, 3 maglie alte. La prima, la seconda e la terza. Realizzo una catenella e una maglia alta. Vado a tirare. Ora vado a realizzare 1, 2, 3 e una catenella, per cui ne sono 4. Volto il lavoro. Adesso qui proprio al centro vado a lavorare 3 maglie alte. La prima, la seconda e la terza. Catenella. Qui tra le abbiamo fatto 6 maglie, per cui entro al centro, conto 1, 2, 3, entro proprio al centro e vado a lavorare 6 maglie alte. 4, 5,
e 6. Catenella, entro qui tra le 3 catenelle e le maglie alte e vado a lavorare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella. Adesso entro nella terza catenella e vado a lavorare una maglia alta e abbiamo terminato il giro. Adesso 1, 2, 3 e 4 perché 3 corrispondono a una maglia alta e una catenella di separazione. Entro, ripeto da capo, qui al centro vado a lavorare 3 maglie alte, 3 maglie alte e una catenella. Adesso tolgo qui, se no si impiccia un pochino il filo. Vado adesso qui al centro dopo aver fatto la catenella, vedete, e vado a lavorare le 3 maglie alte, il classico punto a granny. Catenella. Adesso entro nelle 1, 2, 3 proprio al centro, nella terza, cui vado a lavorare sempre 3 maglie alte. Adesso io proseguo a lavorare questo punto fino ad arrivare, diciamo, a 4-5 giri che adesso vi farò vedere. Adesso vado a lavorare le maglie alte. Ne lavoro 6, uno, 2, 3, 4, 5 e una 6. Entro dove c'è la catenella e vado a lavorare di nuovo 3 maglie alte. Faccio sempre la catenella, fatte le 6 maglie alte, catenella, poi vado a lavorare, vedete, sotto la catenella sempre 3 maglie. Catenella, lavoro tra il gruppo di 3 e le catenelle, vado a lavorare sempre 3 maglie alte. Catenella e vado a chiudere alla terza, entrando con l'uncinetto, mi faccio un po' di spazio, eccolo qui. E ho concluso. Adesso andiamo avanti, vi faccio vedere i giri che vado a realizzare con il bianco. Adesso che ho terminato, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ho fatto 8, diciamo, righe lavorate. Adesso vado a tagliare il filo. Vado a fare una catenella per fissare il lavoro e vado a chiudere. Dopo lo andiamo a nascondere. Adesso prendo, diciamo, il beige più chiaro. Vado a lavorare proprio al centro, per cui vado a lavorare proprio qui al centro, per cui conto 1, 2, 3, entro proprio al centro delle maglie. Vado a lavorare una catenella, questo lo passo sopra e lavoro una catenella e stringo bene il lavoro. Ecco qui. Adesso conto 1, 2 e 3. Sullo stesso punto vado a lavorare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella, vado sul
lavoro che ci si presenta, per cui su ogni catenella vado a lavorare 3 maglie alte, come abbiamo fatto prima, catenella, 3 maglie alte, catenella, 3 maglie alte fino ad arrivare alla fine. Catenella, quando siamo arrivati alla fine è sempre la stessa, dobbiamo fare sempre la stessa sequenza, catenella, e vado a chiudere sulla terza catenella sempre una maglia alta, sempre nello stesso modo, l'unica variante è qui al centro. Rifaccio lo stesso avvio, per cui 3 catenelle più una sono 4, e volto il lavoro e vado a lavorare tutta la riga. Tre maglie alte, una catenella e le 3 maglie alte. Proseguiamo sempre con la stessa sequenza fino ad arrivare all'ultima maglia del color beige. Quando siamo arrivati quasi al termine, vedete qui ho lavorato le 3 maglie alte, catenella. Adesso vado a lavorare una maglia alta sulla maglia alta che abbiamo lavorato, diciamo, nella prima parte. Ecco qui. E vado a lavorare una maglia alta. Adesso riprendo tutto da capo, per cui 1, 2 e 3, senza la catenella di separazione, entro proprio nel punto sottostante dove c'è la catenella, sul punto sottostante, e lavoro le 3 maglie. In questo modo vado ancora a lavorare catenella e vado sul punto successivo, sempre nello stesso modo. Ci dobbiamo ricordare che alla fine, diciamo, di questa riga, quando andiamo a lavorare la linea dritta proprio dove è il centro, qui non abbiamo la catenella, una catenella, abbiamo semplicemente 3 che corrispondono a una maglia alta. Tutto qui. Adesso proseguiamo, andiamo a fare sempre le stesse righe e andiamo a contare quante ne dobbiamo realizzare con il beige chiaro. Allora, adesso ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5 righe, vado a chiudere, vado a realizzare una catenella e taglio, lascio un pochino di filo in maniera che poi con l'ago vado a nascondere la codina. Ecco qui. Ora che abbiamo realizzato la parte del beige, quello, diciamo, quello più freddo, quello più chiaro, adesso andiamo ad aggiungere il grigio. Allora, per aggiungere il grigio io lo vado ad aggiungere sempre alla parte della punta, diciamo alla parte centrale della punta. Adesso vado sempre a realizzare qui, vado a inserire il filo, realizzo una catenella e tiro bene, vado a realizzare 1, 2 e 3 catenelle. Adesso io salto questo come se fosse, diciamo, la catenella quella sottostante, prendo il filo e vado in quello successivo e vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, vado in quello successivo, 1, 2, 3, catenella. Adesso noi ci troviamo qui, ma noi dobbiamo riprendere, come vedete, la parte centrale degli aumenti. Cosa facciamo? Prendo il filo, questo corrisponde a una catenella, ma entro proprio dove, diciamo, si incrociano i due colori, proprio dove c'è, vedete qui le 3 e le 3 maglie
che abbiamo realizzato alte, vado a realizzare 3 maglie alte. Come vedete qui proprio al centro abbiamo realizzato di nuovo un aumento, per cui stiamo facendo sempre lo stesso, diciamo non a giro, diciamo a mezzo giro, ma stiamo lavorando la parte destra e la parte sinistra. Catenella, proseguo a lavorare 3 maglie alte, catenella, e adesso lavoro normalmente come abbiamo sempre fatto con il punto granny. Vado leggermente veloce, ma perché insomma il punto lo conosciamo benissimo. Adesso che stiamo tornando indietro, come vedete ho lavorato le 3 maglie, catenella, e vado a chiudere proprio nella maglia alta e realizzo una maglia alta. Adesso 1 2 3 senza la catenella di separazione, per cui abbiamo semplicemente lavorato 3 catenelle che corrispondono a una maglia alta. Vi dico, diciamo, un punto di riferimento: vuoto, pieno, dobbiamo fare di nuovo il vuoto, per cui prendo il filo e vado sul punto successivo, così non ci sbagliamo. Ve lo faccio rivedere, vedete come risulta? Vuoto, pieno, e dobbiamo fare il vuoto. Quando torniamo indietro dobbiamo fare il pieno, per cui diciamo pieno io intendo le 3 maglie, no? Proprio come punto di riferimento, in maniera che non sbagliamo, perché se realizziamo delle maglie in più rischiamo che poi ci viene tutto storto il nostro scialle, per cui non rischiamo. Andiamo avanti, andiamo a lavorare il nostro punto, torniamo indietro, riandiamo avanti senza problemi fino ad arrivare a 5 righe. Adesso che ho terminato sempre 5 righe del colore, vado a tagliare e poi dopo vado a nascondere il filo. Adesso iniziamo con il colore marrone. Preso il color marrone mi vado a agganciare alla maglia alta, prendo bene il punto, prendo il filo e vado a realizzare una catenella, tiro bene e adesso realizzo 1 2 e 3. Vi ricordo il pieno è vuoto, questo è vuoto, dobbiamo riempirlo, per cui prendo il filo e vado a nascondo poi anche la codina, visto che c'è la possibilità, poi tanto poi la andiamo a sistemare. Questo è 1 2 3, catenella, passo sul punto successivo, 1 2 3, catenella e proseguo. Adesso vado a proseguire fino al termine, vi faccio poi vedere sempre comunque la parte della punta più che altro, perché poi insomma il finale diciamo della riga qui è sempre lo stesso. Se avete qualche dubbio, in maniera che diciamo che i colori insomma sono sempre uguali, il modo di andare a lavorare, però il colore potrebbe confondere. Allora proseguiamo e andiamo avanti anche con il marrone, 5 righe. Adesso che ho terminato e ovviamente tagliato il filo, giro il lavoro e iniziamo con il beige, quello un pochino più caldo. Mi vado a inserire l'uncinetto sulla prima catenella, sì, la prendo meglio perché in maniera che, ecco, in questo modo è meglio. Faccio passare il filo e una catenella, tiro bene
e ripetiamo di nuovo tutto da capo, per cui diciamo la sequenza la conoscete, è sempre la stessa: 1, 2, 3. Qui abbiamo pieno, per cui andiamo in quello successivo. Prendo il filo e vado a lavorare le 3 maglie alte. Qui proseguiamo adesso sempre allo stesso modo con il punto granny. Allora adesso noi andiamo a lavorare sempre 5 righe. Fatto le 5 righe, andiamo a ricominciare da capo con il bianco. Per cui la sequenza resta sempre la stessa, proseguiamo e andiamo a lavorare adesso con questo beige più caldo, andiamo avanti, poi riprendiamo di nuovo con il bianco, poi riprendiamo con il beige più chiaro, con il grigio, con il marrone e poi possiamo andare a fare delle chiusure anche a colore, insomma possiamo anche variare. Adesso vado avanti così vi faccio vedere la sequenza dei colori. Ecco qui, ho terminato, vi faccio vedere la sequenza di colori che potete variare. Io ho fatto un po' col bianco, grigio, diciamo il beige più chiaro, quello più nocciola, il marrone, il bianco, insomma un po' ripetuto i colori, ma la sequenza potete farla e realizzarla come volete. Potete fare anche poi un bordo di chiusura se preferite di un solo colore. Allora, per quanto riguarda la larghezza, sono arrivate abbastanza lungo, ma io lo devo mettere al collo come un Bactus, per cui io non vado a realizzarlo lunghissimo. Sapete che vado su 1,40 m, ma anche 1,5 m, ma pure 1,30 m lo potete fare. Questo dipende poi da quanto lo volete poi stretto al collo, un pochino più stretto. E per quanto riguarda la larghezza, adesso ve la do. Nella parte centrale sono 55 centimetri, per cui quando andiamo a indossarlo al collo lo mettiamo in questo modo e l'andiamo a girare dietro, lo possiamo andare anche sotto. Ecco qui abbiamo realizzato il nostro Bactus, diciamo con la punta, non è proprio la misura del Bactus, ma come indosso, insomma è questo. Allora potete variare i colori, potete variare il filato, potete realizzare anche riciclare qualche filato e metterlo insieme. Utilizzate un solo uncinetto anche in base al filato che è diverso che andate a utilizzare, se sono filati diversi, e poi potete tranquillamente cambiare la sequenza di colori. Anche 2 colori vanno benissimo, perché l'importante è che poi si va a incrociare qui al centro. Allora, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, facile e veloce anche per i regali di Natale proprio in questo periodo. Vi ricordo sempre nel mio blog luanadolciflessi.com avete sempre insomma un articolo dedicato, ma anche dei PDF da scaricare. Seguite anche il gruppo, io vi do tutte le informazioni possibili, Uncinetto Dolci Riflessi. Sotto alle info ci sono tutte le informazioni possibili, sia del filato e anche del mio blog. Un bacione a tutte e ci vediamo ai prossimi tutorial.